Buonasera e benvenuti con questo nuovo appuntamento di Cinearchetipi, rubrica dedicata al significato dei simboli e degli archetipi nel mondo del cinema o dell'arte. Questa rubrica è condotta, oltre che da me, da Serena Pattaro e Marco Ludovico. Il film di stasera è Constantine, un film del 2005, diretto da Francis Lawrence, interpretato da Keanu Reeves. È basato su una storia a fumetti chiamata Il Blazer della Vertigo, praticamente DC Comics. Nel film si narrano le vicende di Constantine, alias Keanu Reeves, che è un esorcista in grado di vedere dei mezzi angeli e dei mezzi demoni e che mantiene una sorta di equilibrio delle forze del bene e del male. Lui praticamente tenta di espiare un tentato suicidio, un suicidio che poi si è realizzato, però è stato salvato da questo, che però lo condanna all'inferno e tenta di comprarsi il paradiso salvando magari le anime, esorcizzando i demoni. A un certo punto incontra Angela, che è un detective che sta indagando sulla morte di sua sorella, che è una gemella. Allora, volevo iniziare da Serena che mi diceva che ha trovato delle analogie con questo film e con un'altra serie. Sì, allora intanto ciao a tutti e ciao a tutti i nostri ascoltatori, grazie ovviamente anche per questa volta essere qua con noi. Allora sì, ho trovato delle analogie ovviamente con la serie Lucifer, per chi l'ha vista, e poi però io voglio premettere una cosa, perché giustamente credo sia corretto dirlo. Io non sono né angelologa né demonologa, quindi potrebbe essere che magari queste analogie, per quanto mi riguarda, magari non sono corrette da quel punto di vista lì, però direi che insomma Lucifer sappiamo insomma che è il diavolo, insomma questo angelo caduto che viene identificato poi con il diavolo, e quindi insomma dei parallelismi tra questo film e la serie Lucifer c'è stata, tra cui appunto il primo parallelismo che ho trovato è stato proprio questo aspetto della spada del destino, perché ovviamente il film si svolge e all'inizio del film vi è il ritrovamento di questa spada del destino che viene proprio detto all'inizio questa frase: chi possiede la lancia del destino ha il fatto del mondo nelle sue mani, e quindi può decidere cosa fare. E durante il film insomma appaiono vari personaggi, tra cui insomma Gabriele. E chi
alla fine vuole utilizzare e sta tentando di utilizzare questa spada del destino è proprio insomma Gabriele. E la stessa cosa insomma è avvenuta nella serie Lucifer, dove Gabriele non utilizza la spada, però in realtà va alla ricerca di questa spada. Insomma, poi chi ha visto la serie, magari insomma si ricorda, per chi non l'ha vista magari non diamo particolari spoiler, però è interessante che con la spada del destino, che in Lucifer ci dice proprio che è la spada di Azrael, l'angelo della morte, ci sia collegato proprio Gabriele. Quindi probabilmente, ripeto, io non essendo angelologa, probabilmente insomma qualcun altro può darci anche questo, fornirci qualche dettaglio in più insomma di questo elemento, e perché collegato proprio con Gabriele. E quindi questo è stato uno degli elementi che mi ha particolarmente colpito. Poi, visto che siamo partiti col discorso degli oggetti, più volte viene inquadrato il trischele che ha il padre che insomma non il papà di Keanu Reeves, ma è un prete, insomma, che ha il padre al collo, che è un amuleto che in realtà, appunto, essendo un amuleto, ha la funzione di protezione, e guarda caso quando lo toglie in realtà non viene più protetto, tanto più che poi lui insomma alla fine viene ucciso da, come l'hai definito tu poco fa, Pierri, da un mezzo demone, no? Infatti Keanu Reeves, come? Balthazar, esatto. Infatti Keanu Reeves utilizza molto la parola, per esempio, mezzo sangue. Adesso magari con calma ci arriviamo anche sul perché. Però il trischele è interessante perché rappresenta, tra le varie diciamo simbologie, tra i vari significati che ha anche il significato di presente, passato e futuro, che convergono in un unico punto. E cosa significa passato, presente e futuro che convergono in un punto? Beh, avere in mano il destino. Tanto più che infatti anche nella tradizione celtica, quando si festeggia Samain, i druidi, gli antichi druidi, in realtà richiamavano in quella notte gli spiriti sia degli antenati sia di chi sarebbe arrivato poi nel futuro. Quindi era molto interessante. Perché? Perché in quella notte, con quel rituale, in quel momento, ovviamente si tendeva a riportare in un unico punto, cioè quindi l'eliminazione di quello che è il tempo lineare come lo conosciamo noi, e quindi ovviamente questo aspetto è molto interessante. Quindi il trischele rappresenta anche proprio una protezione per quanto riguarda il destino delle persone, e finché il padre lo indossava era protetto, quando lo toglie non è più protetto. Ecco, questi sono alcuni elementi. E poi ovviamente tu hai parlato anche di Angela e Isabel, che sono due gemelle. Isabel si suicida, anche se vedremo poi che in realtà non è è stato, diciamo così, un suicidio indotto? Lo possiamo... È stata suicidata. L'hanno suicidata. L'hanno suicidata, esatto. E è interessante il nome di entrambe, che poi capiremo che è proprio il ruolo che loro vanno a svolgere. Quindi anche qua noi andiamo a vedere come la legge del nome è molto importante. E infatti Constantine, tra l'altro, si chiama John, anche qua, insomma, potremmo fare tanti parallelismi. Beh, Angela, ovviamente dal greco, angelos, ovviamente sappiamo che vuol dire messaggero, che è proprio il ruolo degli angeli. Mentre Isabel significa Dio è il mio giuramento. E in effetti
quando Keanu Reeves, insomma, tramite questo rituale fatto con il gatto di Isabella, scopre che lei è all'inferno, eccolo qua il suo gatto, e quelle lì sono proprio le mani di Constantine quando inizia il rituale, e scopre appunto che lei in realtà non si è suicidata, ma è stata, lui dice proprio questa frase, è stata condannata. Quindi, vabbè, dopo tramite vari episodi riesce a liberare l'anima di Isabel, però riesce a recuperare il braccialetto che lei indossava quando era nella clinica psichiatrica. E questo braccialetto ha inciso, a parte sulla destra, alcune parole, tra cui anche cat, c'è scritto 45 cat Ned, quindi già cat ci richiama poi anche al discorso del gatto. Ma c'è una sequenza numerica. E la sequenza numerica è 531, 25, 39 e 44. E tra i vari significati che hanno questi numeri, beh, c'è per esempio 531 che significa buona fortuna, anche se lei in realtà non è stata molto fortunata, però il numero significa prepara la persona a fare mosse significative nella vita al momento opportuno. E infatti noi sappiamo che poi lei fa un qualcosa di molto significativo, lascia un messaggio per Angela, che solo Angela poteva riuscire a scoprire. Il 25 significa un messaggio per te. Il 39 significa priorità nei propri obiettivi. E lei cosa fa? Lei è condannata. Quindi cosa fa? Il suo obiettivo è quello di essere condannata e dà priorità a quello, con quel famoso, come abbiamo detto prima, suicidio indotto. Okay. E poi c'è il 44 che ha tantissimi significati, ma quello secondo me che può essere riconosciuto in questo caso è quello di successo e comprensione. Comprensione come processo di gettare le solide basi, scusate, per questa e per le generazioni future. E in effetti con questo gesto lei innesca tutta una serie di azioni che porterà poi anche a tra virgolette salvare questa generazione, la generazione di Constantine, la generazione, insomma, il periodo in cui stanno vivendo Constantine e Angela stessa, ma anche le generazioni future, perché questo permette la liberazione da Mammona. Io ho detto tanto, quindi ovviamente adesso lascio la parola a voi su altri aspetti, insomma, ecco. E se volete aggiungere qualcosa, se siete d'accordo, non siete d'accordo, insomma, se volete aggiungere qualcosa su quello che ho detto io. Io lascerei la parola a Marco, anche perché la scelta del film è stata È sua. sua. Sì, sì, sì. Intanto ciao a tutti. Allora io parto sempre poi da molto lontano, cioè, ho sempre questo approccio poi di partire da molto lontano e avvicinarmi. E il primo simbolismo forte che ripercorre tutto il film, abbastanza scontato anche, è proprio quello del dualismo. Ovviamente, quindi male, bene, Dio, il diavolo, il paradiso, l'inferno, le due gemelle, e chi più ne ha più ne metta, cioè c'è solo l'imbarazzo della scelta, mettiamola così. E
quello che ho notato all'interno del film, poi non so se è stata solo una mia impressione o magari anche altri hanno notato questa cosa, è che tra questa dualità il regista è come se avesse voluto scindere e attribuire anche la dualità di spazio-tempo ai due rispettivi giocatori della partita, della scommessa, perché poi in uno spezzone particolare del film viene proprio definita così. Quindi ci sarebbero Dio e il diavolo che si stanno scommettendo le anime del genere umano, ma con delle regole di non intervento, mettiamola così. Ed è come se il tempo venisse attribuito all'inferno. Perché dico questo? Perché per esempio quando Constantin, a seguito del tentato suicidio, cerca, poi viene appunto salvato, ma finisce temporaneamente all'inferno, lui sottolinea questa cosa nel dire pochi minuti lì sembrano intere vite. E quando nel finale del film appare per la prima volta l'attore raffigurante il diavolo, improvvisamente il tempo si ferma. Quindi anche Gabriele, che sta per pugnalare, si ferma tutto. Allo stesso tempo, perché attribuivo invece diversamente lo spazio al paradiso? Perché per esempio nella stessa scena dove inizialmente il diavolo tenta di portare via, strisciando praticamente, lo trascina via Constantin, che è quasi in fin di vita, dopo essersi risuicidato sostanzialmente, si è tagliato le vene, cosa succede? Che improvvisamente qualcosa interviene sullo spazio invece, qualcosa deforma lo spazio e non permette al diavolo di tirarsi dietro Constantin. Quindi è come se anche queste due parti fossero state scisse fra questi due giocatori, che quindi le mantengono a disposizione dei giocatori, che saremmo noi, ma che poi hanno possibilità di intervento su questa cosa qui. E la stessa dualità l'ho riscontrata anche su quello che viene descritto nel personaggio di Constantin. Lui appunto, come accennava Serena prima, o forse no, era Pierri che lo accennava, lui tenta di riconquistarsi il paradiso, proprio perché una volta tentato il suicidio, a quel punto non importa, tra virgolette, sembra quasi inizialmente non importare quello che lui farà, perché avendo contravvenuto a una legge, o quello che loro chiamano sempre molto in maniera puntigliosa regole, neanche legge, ma proprio le regole, a quel punto lui ha segnato il suo destino. Non da ultimo, poi ovviamente si è fatto venire il cancro ai polmoni continuando a fumare tantissimo. E infatti poi il film si chiude anche su una scena che richiama proprio quello, che sembra richiamare molto 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 il libero arbitrio. Ma perché dicevo appunto anche qui la dualità? Perché quando ha il primo colloquio dove si vede appunto Gabriele, e lui è molto arrabbiato perché dice: ma come, io sono stato quello che ha liberato più anime, lo faccio da quando sono piccolo, ho fatto qualsiasi cosa, com'è possibile che a fronte di tutto questo bene che ho fatto alla fine non conti nulla, ma conti solo quell'errore che io ho fatto? E lì appunto Gabriele gli spiega la differenza fra questa dualità. Sembra quasi dirgli: non importa quello che tu fai, ma perché lo fai. E lui dice: tu stai liberando, è vero che hai liberato un casino fai un sacco di azioni formalmente buone, ma le fai per il motivo sbagliato, perché le fai per te. E quindi anche a parità di azione si apre questo bivio. E difatti poi sarà la chiave di volta del film, quando lui per la prima volta farà una singola azione dove sarà disposto a sacrificare se stesso,
facendo poi quello che aveva fatto per tutta la sua vita, allora anche lì in maniera duale e speculare, quella singola azione farà sì che lui possa annullare tutti gli errori del passato con quel singolo sacrificio, ripetendo la stessa identica azione. Quindi vediamo sempre questa bipolarità, questa specularità continua fra cose apparentemente uguali, ma nello stesso tempo contrapposte fra loro. E su questo poi si potrebbe veramente andare avanti mesi, penso. Infatti Marco, allora, lui dice no, io sono nato con questa condanna, e Gabriele gli dice no, è un dono che tu hai sperperato in egoistici impieghi. E lui dice tiro fuori demoni da corpi di bambine, per chi lo faccio? E lei risponde proprio come dicevi appunto tu prima: tutto ciò che hai fatto l'hai fatto sempre per te stesso, per cercare di guadagnarti il paradiso, no? Quello che si diceva prima, perché lui, essendosi suicidato, ovviamente è tornato in vita, ma in realtà è condannato all'inferno, no? E poi a un certo punto è molto interessante, perché sempre nel dialogo con Gabriele, lui dice: perché io? È una questione personale? Non andavo a messa, non lasciavo i $5 della questua, cioè, e Gabriele gli risponde come per dire: non c'entra, tra virgolette, non c'entra nulla tutto questo, no? Ma il discorso è un altro. Infatti lei le risponde proprio, no? Gli risponde: tu morirai presto perché fumi 30 sigarette al giorno dall'età di 15 anni e andrai all'inferno perché ti sei tolto la vita. Quindi non è qualcosa che tu devi fare per compiacere, ma è ciò che fai della tua vita per metterti al servizio. Quindi è esattamente quello che dicevi tu, no? E infatti alla fine, perché lui si salva? Uno, perché si sacrifica, ok? E quindi perché lui a un certo punto chiede sempre a Gabriele: ma che cosa vuole? Riferito a Dio, no? Perché io possa andare in paradiso. E lei gli dice le solite cose: che ti sacrifichi, che credi. E lui alla fine fa il sacrificio e così si guadagna, diciamo, tra virgolette, il paradiso. Ma lo fa tramite quella parola che hai detto poco fa, libero arbitrio. Perché infatti Gabriele, sempre, sapete che io mi prendo tutti gli appunti sulle frasi, così, lui punta una pistola, non so come definirla, un'arma, perché non è proprio una pistola, non so come definirla. Un fucile a croce. Ecco. La croce spara acqua santa. Però c'ha i proiettili d'oro, tra l'altro, no? Quindi c'è anche tutto il discorso l'oro, lo zolfo all'inizio, che lui parla sempre, si sente l'odore dello zolfo, si sente l'odore dello zolfo, alla fine però invece utilizzano i proiettili d'oro. Quindi c'è anche questo parallelismo poi con l'alchimia. Però lui alla fine vuole sparare, insomma, a Gabriele per eliminarlo, in realtà fa un cosiddetto atto di libero arbitrio e invece sceglie per dargli un pugno, quindi per fargli capire poi cos'è il vero dolore, perché i mezzo sangue, come li definisce lui, non sanno cos'è il dolore. E Gabriele gli risponde: potevi spararmi, hai scelto un sentiero più alto. Cioè, con questo atto di libero arbitrio e non di reazione a un qualcosa, cioè tu in realtà ti sei guadagnato il paradiso, perché definitivamente, perché prima ti sei sacrificato e adesso hai scelto per libero arbitrio. Quindi ovviamente è un aspetto, come dicevi tu, poi qua che potremo parlare per delle ore. Sì, anche Mi perché faccio e lascio la parola a Henry. è solo in apparenza poi contraddittorio, appunto perché continua sempre questo gioco, cioè alla fine Gabriele sta facendo qualcosa in apparenza e anche in sostanza di molto sbagliato,
ma in teoria lo fa perché vuole fare del bene e l'altro sta facendo qualcosa di bene, ma lo sta facendo nella maniera molto sbagliata, cioè, quindi continua sempre questa rincorsa. Sì, ho notato che è un film molto taoista in un certo senso, anche negli abbigliamento di Constantine, praticamente c'è il bianco e il nero, e quindi questa cosa che ha notato subito Marco, che è anche un film circolare, nel senso che, per esempio, eh, Constantine fuma 13 sigarette. Io l'ho letta prima di probabilmente morire proprio del fumo, che secondo me rappresentano i demoni interiori che lui combatta oltre quelli esteriori, rappresenta l'esorcista, praticamente quello che sta in mezzo tra il mezzo sangue del bene gli angeli e mezzo sangue del male i demoni. E, però praticamente, nonostante che lui mantiene l'equilibrio, viene sbilanciato da demoni interiori che sono le sigarette e il cancro e dalla lotta che fa contro i demoni esteriori. A un certo punto, quando arriva un vero cambio nella sua coscienza, nella sua consapevolezza, e fa la stessa cosa che ha fatto per essere condannato, la stessa cosa che è il suicidio, praticamente lo redime a livello circolare e praticamente passa a un livello superiore, perché anche se fa la stessa azione non è la stessa azione, perché c'è un cambio di consapevolezza, e da lì poi la scena successiva ha una reazione probabilmente diversa con Gabriele, quando gli dà il pugno piuttosto che sparargli il pallettone dorato. Esatto, ma in effetti anche adesso 13 sigarette e Corinzi 17, che sono 17 e 13, sono da sempre considerati i due numeri che portano sfortuna, no? Quindi è interessante anche questo aspetto che tirano fuori questi due numeri, perché loro parlano, no, del capitolo 17 È di bello Corinzi. quando parlano, anche questo non me lo ricordavo, quando parlano di quel capitolo e Angela gli dice: ma non c'è questa, io ho studiato tutta la Bibbia a memoria, non c'è. No, ma non è la Bibbia di Dio, è quella del diavolo, è la Bibbia del diavolo. Esatto. Dice, Che ha andiamo bene, 21 quindi ce ne sono capitoli. due anche lì, quindi ce ne sono due anche in questo caso, quindi si ripercorre un'altra volta. Infatti, Però che poi sembra lui trovare molta spiegazione, anche quella famosa frase perdonali perché non sanno quello che fanno. E qui sembra, e spesso uno fa fatica a capire questa cosa, perché dice: ma da un lato sembra che tutto venga perdonato, dall'altro sembra che io non possa muovere un muscolo senza commettere un peccato e essere condannato per tutta la vita. Cioè, ma come funziona? Cioè, spiegami bene le regole perché mi sfuggono. In realtà, come diceva proprio Pierri, è come se il regista volesse ricondurre poi tutto sempre a una questione di consapevolezza e di libero arbitrio. Anche quando gli dice, appunto, quello passaggio che ricordavi tu prima, Serena, sulle visioni, che non sono né un dono né una penitenza né una condanna, anche qui in maniera molto speculare e duale, non solo possono essere tutto e il contrario di tutto, ma se una persona sceglie può anche farle diventare, riportarle a zero, cosa che per esempio ha fatto Angela, che aveva le stesse identiche visioni della sorella, ma mentre la sorella, nonostante sottoposta a TSO, a qualsiasi cosa, continuava a dire la verità, poi sostanzialmente. La sorella è colei che diceva la verità, eppure è finita rinchiusa come una matta in un ospedale psichiatrico per poi suicidarsi. Lei invece, che in teoria è quella che invece mentiva, e a furia di mentire lei dice: io ho mentito talmente tante volte che alla fine mi sono convinta di questa menzogna e ho smesso di vedere. Quindi anche qui si apre un capitolo enorme, cioè uno tante volte si
racconta talmente tante bugie a se stesso prima che agli altri e le racconta talmente bene, talmente tante volte che finisce quasi per convincersene e farle diventare reali. Però alla fine anche qui quella onesta è finita rinchiusa e quella bugiarda è finita invece libera in polizia e sembra essere addirittura stata liberata da questa condanna o questo dono. E quindi anche qui si dice: ma come? E quella è stata onesta, perché gli è toccata quella vita lì? Tu hai mentito, sei stata bugiarda nei confronti dei tuoi genitori, di tutti quelli. E allora perché? E anche lì c'è questa cosa, cioè lei invece è come se cambiasse il suo tipo di condanna, cioè il film inizia che lei si confessa perché facendo la poliziotta ha ucciso l'ennesimo uomo e dice: c'è qualcosa che non va in me, perché ci sono quasi tutti i poliziotti finiscono la carriera senza aver mai sparato un colpo e io ogni giorno so sempre, trovo sempre chi uccidere, il momento, il punto, il posto, dove. Quindi in realtà anche qui sembra un libero arbitrio fino a un certo punto, cioè tu hai sempre quella dualità lì e poi dipende come te la vuoi declinare, ma sempre da lì devi passare, ma sempre poi dal punto di vista della consapevolezza. Quindi paradossalmente tante altre persone che magari hanno fatto molti più errori di Constantine e molto meno azioni positive di Constantine, ma in totale inconsapevolezza possono guadagnare molto più facilmente il paradiso. Lui invece, che aveva una consapevolezza superiore e che aveva già toccato tra l'altro con mano quello che era l'inferno, aveva la possibilità di redimersi, ma doveva farlo a un gradino superiore, proprio quel famoso livello superiore che citava Gabriele nella scena che ha citato prima Serena. A te non basta più, hai voluto la bicicletta, adesso devi pedalare, cioè a te non basta più quello che basta agli altri, è inutile che ti lamenti, devi fare quel gradino superiore. È tutta una rincorsa così, è bellissimo da vedere su questa lente. Ma in effetti quando lei si va a confessare, no, poi sai che c'è la voce fuori campo che dice: "Dio ha un piano per te, Dio ha un piano per tutti noi". Non lasciare che il senso di colpa che la tua fede sia offuscata dal senso di colpa. Cioè è vero che tu hai ucciso una persona, ma, cioè l'hai fatto non perché volevi ucciderlo per il piacere di ucciderlo, è che è stata una conseguenza delle sue azioni e di tutte quelle che ne sono poi venute tra virgolette, se tu avessi potuto evitarlo l'avresti evitato. In realtà è questo un po' il concetto. Quindi ci sono degli aspetti in cui perché dice come io uccido, come dicevi tu Marco, io uccido e non devo avere sensi di colpa. Constantine salva le bambine e esorcizza le bambine perché toglie i demoni dai corpi delle bambine e come non è una buona azione? Cioè, come dicevi tu, no? Sono tutti questi aspetti ad un primo approccio che sembrano sicuramente contraddittori e a volte dici no, c'è qualcosa che non va. Perché comunque l'intenzione è sempre alla base di quelle che sono le azioni. Cioè se è un'intenzione egoica o se è un'intenzione poi di servizio all'umanità. Quindi è interessante anche questo. A me è un'altra cosa e qua vorrei sentire voi cosa ne pensate, quando lui esorcizza appunto la bambina con lo specchio. Cosa ne pensate voi di quella scena lì? Beh, lo specchio è risaputo in magia che rappresenta l'anima praticamente, rappresenta il liberarsi, ma anche un portale per raggiungere altre dimensioni, è legato all'acqua ed è un togliere le maschere, quella oltre di quando lo spirito possiede una persona, ma anche a livello psicologico, con lo specchio tu vedi la persona realmente da cosa è afflitta, da un demone oppure da che tipo di, se la vogliamo vederla a livello psicologico, da che tipo di
di problema reale ha, nel senso, quindi anche l'acqua è molto presente nel film, per esempio. Secondo Anche me l'acqua santa che fa i suoi effetti. Secondo me nella parte finale rappresenta un po' la nascita di questo, che non è l'anticristo, ma una specie di figlio di Satana che dovrebbe opporsi cioè Satana, Lucifero, opporsi al diavolo praticamente e creare una nuova forma di potere che squilibria in questo universo bipolare, squilibria sia la parte di Dio sia la parte di Lucifero, creando un'altra cosa che non si saprà mai cos'è. Infatti, quando lui parla di Mammona, no? Questo figlio, dice i peccati del padre saranno superati solo dai peccati del figlio. E che lui dice Mammona è insofferente alle regole del padre, brama di formare il suo nuovo regno di fuoco e sangue. Cioè, quindi, come dicevi tu, non è più né da una parte né da un'altra, è un'altra cosa ancora. Ed è aiutata da Gabriele, che è un angelo, quindi c'è una ribellione sia da una parte che dall'altra, proprio Esatto. Bipolare. E chi salva l'umanità in questo caso? Lucifero. Non lo fa con intenti positivi perché lo fa per mantenere il suo potere, però alla fine mantiene l'equilibrio. Una parte di bene e nel male, una parte, cioè il male può fare anche del male, ma alla fine magari è un bene a livello, diciamo, dell'evoluzione. È ancora quella teoria che il male serve per far evolvere l'umanità. Esatto. Però come diceva Midnight, che non è un caso insomma che si chiamava così, è l'equilibrio. In quel caso lì Lucifero riesce a mantenere l'equilibrio che c'era. Quando appunto anche Marco prima ha citato che Dio e il diavolo si stanno giocando l'umanità, però senza interferire direttamente. Infatti lui cos'è che dice? Sussurrano alle orecchie, aspetta che ce l'ho, ah sì, eccola qua, che questi mezzo sangue, come li chiama appunto Constantine, perché non sono né veri demoni né veri angeli, in realtà sono un po' con l'aspetto umano. Un equivalente dei semidei greci, diciamo. Esatto. Sempre, i mezzosangue nella saga di Harry Potter, no? Sono sempre questi aspetti a metà, che non sei né qua né là. Quindi non hai delle caratteristiche dell'uno e dell'altro, ma non sei completamente da una parte né dall'altra. E questo aspetto che loro non possono interferire con l'umanità lo spiega sempre Constantine quando parla ad Angela, che gli spiega chi sono questi elementi, e gli dice proprio possono solo sussurrarti nell'orecchio, ma una loro parola può darti coraggio o trasformare il tuo piacere preferito nel tuo peggiore incubo. Quindi è quel discorso, no? È le vocine, fai così, ma alla fine sei tu che decidi. Non sono io a spingerti. Cioè è interessante questo aspetto, perché sei tu che hai scelto di farlo, io te l'ho solo sussurrato, ma alla fine l'hai fatto tu. Ed è un aspetto molto interessante, perché anche oggi soprattutto si sente sempre, ma mi hanno manipolato, ci stanno manipolando, ci stanno trattando come dei burattini, ci stanno... io in realtà non faccio niente, io ti parlo solo e sei tu che ti convinci poi di quella cosa lì. Ma sei libero anche di non farlo. Quello che ha fatto Constantine poi alla fine, che poteva sparare, ma in realtà preferisce semplicemente far capire a Gabriele cosa significa essere umani. Infatti gli fa percepire il dolore. Ammazzare non avresti neanche sentito cosa significa. Ma anche questo
è interessante perché Gabriele poco prima gli dice nessuna creatura ha privilegi simili agli umani. E poi dice, se il dolce Dio vi ama tanto, allora io vi renderò meritevoli del suo amore. Vi porterò sofferenza, vi porterò onore sui quali vi potrete innalzare. Ed è interessante perché questa frase poi si è rivoltata contro se stessa. Perché alla fine... Gabriele alla fine è contento o contenta perché non si sì, capisce, perché non si capisce se è un uomo o una donna, un essere androgino. Alla fine è contenta dalla scelta di Constantine, che era proprio quello il suo piano che aveva architettato, aveva proprio quel senso lì, di far evolvere attraverso la sofferenza l'umanità. Attraverso esatto. la sofferenza Constantine si è evoluto, che E poi è questa un me po'... l'ero segnata, infatti, è proprio l'apoteosi di tutta la dualità e di tutta la specularità del film, perché io l'ho riassunta con l'uomo dal peggio quando al meglio e dal meglio quando al peggio, che sembra una via di mezzo fra uno scioglilingua e una roba al contrario. Però è proprio così. Cioè, se vediamo anche storicamente, l'uomo quando ha raggiunto le vette più alte è riuscito però ad esprimere poi anche le peggiori cose che un uomo possa fare o pensare. E quando è arrivato ai minimi storici è stato poi in grado di tirare fuori veramente il meglio di sé, di fare a quel punto balzi in avanti allucinanti. E qui poi vabbè c'era il dettaglio anche di Gabriele a cui vengono bruciate le ali, che è molto bello, cioè sembra un altro angelo caduto anche lui, una sorta di ennesimo Lucifero, perché poi alla fine quelle famose regole di cui si lamenta moltissimo Constantine, cioè sono una sorta di tarlo per lui, sono regole senza senso, eppure cioè, alla fine ci condizionano così tanto la vita, ma che stupidaggini, cioè con tutto il potere che avete, poi alla fine vi rifate in tutte queste regole e non a caso poi il diavolo viene detto più volte che Constantine è l'unica anima che sarebbe venuta a prendere di persona, perché sembra quasi la quintessenza del libero arbitrio, perché lui addirittura ha visto anche cosa c'è dopo e nonostante questo, per esempio, continua da un lato a fumare 30 sigarette al giorno e quindi a suicidarsi, dall'altro però continua anche a dedicare tutta la sua vita a fare del bene, quindi decide proprio, se ne fotte di uno e dell'altro, non so come dire, cioè, va avanti proprio come un treno sulla sua strada e anche qui lui sembra veramente rappresentare questa cosa che storicamente viene attribuita a questi angeli caduti, cioè dare la possibilità veramente all'uomo di essere libero in tutto, nel bene e nel male. Ed è bella anche quella figura che citava Serena di Gabriele, che alla fine, quando dovrebbe essere grato a Constantine, è molto arrabbiato con lui perché gli sta impedendo di fare quello che deve fare, quando invece dovrebbe essere felice non lo è, quando dovrebbe essere realmente arrabbiato perché gli ha fatto bruciare le ali, l'ha fatto incorrere in un qualcosa di invece felicissimo, gli fa i complimenti, quindi è tutto veramente, sembra veramente tutto al contrario, senza contare che il film finisce, appunto lo accennava forse prima Pierri, dove le stesse regole criticate per tutto il tempo, che non danno pace, sono come un tarlo per Constantine, alla fine vengono usate consciamente da lui per risolvere il problema, perché quando sta per essere chiamato in paradiso, lui fa il dito medio al diavolo, quindi l'aveva architettata questa cosa, non è casuale, lui l'aveva proprio pensata questa cosa qua, ma non conta. Alla fine conta comunque, perché nel rispetto di quelle regole, anche se lui l'avesse fatto al solo scopo, già sapendo dove voleva andare a parare, quindi anche solo fingendo
di sacrificarsi per l'altro, alla fine lui aveva vinto. Lui aveva usato quelle stesse regole che erano state usate per tutta la vita a suo modo contro di lui, le ha usate invece a suo favore, non ha cambiato le regole, le ha usate solo in maniera intelligente, cioè, ha capito le regole del gioco e si è adattata al gioco. E quello che faceva prima era una sorta di combattimento alla Don Chisciotte invece, e lui voleva cambiare le regole, cioè non capiva le regole e continuava ad andare contro le regole. Cioè, no, ci sono, capiscile, usale. Ma in effetti adesso il discorso delle regole mi ha ricordato un'altra scena ancora, quando lui tortura Baltasar, che alla fine vuole farlo andare in paradiso e Baltasar non è d'accordo, perché sono un demone, non mi fai andare in paradiso. E allora lui gli dà tipo una soluzione, per ottenere le informazioni che vuole, quindi smettere di torturare Baltasar, e gli dice una cosa molto interessante. Gli fa capire che in realtà forse non ci sarebbe mai riuscito a mandarlo in paradiso, perché gli dice: la soluzione, se la vuoi, la devi chiedere. Cioè, questo era un atto mio, non era un atto voluto da te. E quindi in realtà, tra virgolette, gli fa capire anche sono riuscito a prenderti in giro per farmi avere, per farti, per 1, 2, 3, scusate, per avere sostanzialmente impara le regole, quindi non conosci le regole, io ti ho potuto fottere perché non conosci le regole. Esatto. E poi bellissimo, ti torturo perdonandoti, è una cosa stupenda, esatto. Come tutto bipolare questo film. Tra l'altro verso la fine lui chiede aiuto al bene, quindi a Gabriele, perché chiama lui in aiuto, vede che non funziona col bene, allora chiama il male, chiama Lucifero, cioè con un altro stratagemma. E la cosa meravigliosa del film è che lui viene salvato dal bene e dal male. A livello spirituale Dio gli toglie i peccati, il peccato del suicidio, e gli dà l'accesso al paradiso, che non avrà subito, perché a livello materiale il male, per fargli un dispetto, lo salva anche nel fisico e gli toglie il cancro. Quindi lui ottiene con l'evoluzione lo stesso vantaggio dalle due parti, dal bene e dal male. E vedi che anche qui Dio lo voleva spostare nello spazio, il diavolo cambia il tempo, gli regala altro tempo per vivere e gli cambia il tempo. Alla fine intervengono tutti e due sul loro piano, sostanzialmente, perché uno gli avrebbe permesso di spostarsi su un altro piano, l'altro gli ha detto no, ancora no, devi stare qui altro tempo, così puoi sbagliare e io ho ancora una possibilità. Cioè ognuno si è giocato la sua carta sostanzialmente. Esatto. E questa cosa c'è anche nelle immagini, come vengono rappresentate le due parti. Dio, che è la parte nobile, il paradiso, anche nelle scene in cui si vede, bellissimo, ma sulla terra tutti quelli che seguono quella strada sono rappresentati malissimo, sono brutti, trasandati, vivono in ambienti squallidi. Non so se avete notato il prete, quello pelato, ciccione, che è lì sporco, rozzo, la casa stessa di Constantine, che è una mezza schifezza, cioè tutte le persone, sembra illogico, perché dici tu segui il bene, la bellezza, tu dovresti avere, e dall'altra parte invece vediamo tutti i famosi mezzosangue demoniaci, che invece sono tutti precisi, belli, in giacca e cravatta, vivono in grattacieli, vivono quando invece dovrebbero amare il brutto, l'orrido. Quando fanno vedere l'inferno è un ambiente dove si mangiano uno con l'altro, quindi una schifezza. Anche qui il regista penso non l'abbia fatto a caso, cioè quello di ribaltare anche questi piani qui. Come diceva Lucifer, il diavolo davvero veste Prada in una scena ovviamente della serie, lui fa proprio vedere che c'ha il vestito di Prada, e poi interessante anche l'aspetto che Lucifero si presenta vestito tutto di bianco. Constantine ha la camicia bianca, ma in realtà è sempre vestito
cupo, no? Vestito di nero, quindi anche lì è sempre questo discorso C'ha che, solo come i piedi dicevi. neri che sembrano immersi nel catrame. Esatto, esatto. Ma che anche questo è molto interessante, che è quello che dicevi tu, Pierri, prima, è molto taoista. Il bianco nel nero, il nero nel bianco, quindi non c'è un totale nero e un totale bianco, in realtà. C'è sempre quel famoso puntino nero all'interno del bianco e quel puntino bianco all'interno del nero. Ma secondo me è un film poco capito perché ha un aspetto naturalmente cristiano, ma in realtà è un racconto taoista, una sorta di quando ti illumini, cioè la persona quando prima di illuminarsi un koan spazzava il giardino, dopo che si è illuminata spazzava il giardino, nel senso. Cioè, e invece cosa ne pensate di Chas Kramer, il suo autista tassista? Che lui a un certo punto dice una frase molto bella, che poi Midnight gli dice portalo con te, lo ucciderai eventualmente dopo, no? Che Chas Kramer gli dimostra di essere preparato a fare queste cose, perché Constantine gli dice sempre tu guida, tu occupati di guidare, punto e basta. E lui a un certo punto, quando entrambi lo guardano sorpresi, no, delle sue conoscenze, di quello che lui ha imparato, gli dice a che serve stare in panchina se non sei pronto a entrare? E lui entra alla fine. Ed è molto interessante anche questo aspetto qua. Voi come l'avete vista questa cosa? Anche qui un'apparente contraddizione, perché durante tutto il film, appunto, lui si lamenta, che dice: ma scusa, come fai? Se non mi insegni niente, io come faccio poi? E allo stesso tempo Constantine alla fine continua a quando invece decide di farlo entrare in campo, gli ribadisce più volte: guarda che sarà difficile, probabilmente non ce la farai, perché nella vita reale non è come sui libri. Quindi dice: beh, e allora scusa, perché non gliel'hai insegnato prima nella pratica? Cioè, perché l'hai lasciato solo sui libri se tu stesso lo sai? Cioè, anche qui si incaglia una sorta di cortocircuito, perché erano apparentemente d'accordo, eppure la cosa continuava, fino alla fine è continuata, e poi alla fine hanno avuto anche ragione, nel senso che purtroppo non è durato molto quando si è alzato dalla panchina, diciamo. È durato, poverino, pochissimo. Sì. Un personaggio veramente molto simpatico, molto... Penso e spero che anche lì ci sia un insegnamento, cioè da un lato è vero che non è come sui libri, ma studia perché ti serve, e dall'altro non pensare che studiando e basta te la puoi cavare, perché poi se pensi che basti solo quello duri poco. Ma anche non importa quanto giochi la partita, concedetemi magari il termine tra virgolette, ma quello che tu riesci a dare anche in quel poco in cui entri. A me ha ricordato molto, scusate qua, Pippo Inzaghi, gli ultimi anni che giocava, che entrava sempre alla fine e faceva gol. Lui non giocava tutta la partita, giocava gli ultimi minuti ma faceva gol. E io quando ho iniziato a vedere questa cosa ho avuto questa flashata, quindi... Ma in realtà lui, il ragazzo Kramer, è stato fondamentale per la riuscita della storia, perché ha fatto 2 gol. Il primo si è inventato lui il piano dell'acqua santa e ha fatto fuori tutti i mezzosangue a guardia di Mamun, diciamo così, o Mamona, come che si Mamona. E la seconda cosa che ha fatto nel momento di difficoltà di Constantine è venuto in soccorso. Se non fosse che per prima ancora gli ingenuità... ha salvato la vita. Sì. Quando lui aveva finito i colpi, che c'era l'ultimo che se lo stava per pigliare, gli ha anche salvato la vita. Io la vedo come la parte fresca, la parte genuina che aveva perso Constantine. Sì. Bello. Pierri, hai messo qua i tarocchi oppure
Oh, Ciao bene. Iago, sei incuriosito, ha detto che va subito a vederlo, poi ci dirà. Tra l'altro Avete prima notato anche la potenza dell'iniziazione, del battesimo nella vasca da bagno? esatto, Talmente potente da far esplodere completamente, perché lei ce li aveva già in potenza quei poteri, ci aveva rinunciato lei. esatto. Eppure per riacquisirli c'è voluta una nuova iniziazione, è dovuta quasi morire nuovamente e risorgere. E tra l'altro in quel punto lì, quando lei racconta a Constantin che li ha negati i suoi poteri, lui gli dice proprio la negazione è un'idea migliore, per questo sei ancora viva, cioè migliore rispetto a quello che ha fatto tua sorella. Tu ti sei salvata perché hai negato, lei invece li ha accettati e quindi non si è salvata. Quindi ancora una volta è sempre quello che dicevi tu, Marco, il discorso della dualità anche qua. Quando Impara le invece spesso e regole. volentieri si dice no, i tuoi poteri, i tuoi talenti non li devi negare. E invece in questo caso lei Da negandoli si è grandi salvata. poteri nascono grandi responsabilità, ma Responsabili. manco per niente, io non cioè vabbè, in 'sto Sempre per periodo citare poi altri film. in 'sto periodo potrebbe tornare anche utile un'ultima perlina, perché se guardiamo alla fine poi sono veramente poche le persone che hanno questo dono, penitenza, non si capisce. Però la cosa bella è che per tutto il mondo loro sono matti. Ma loro in realtà sono gli unici a vedere le cose per quello che sono. Quindi in realtà, se proprio volessimo trovare dei matti, son tutti gli altri che non vedono quello che c'è, Sempre quindi anche qui bellissimo. è famoso Marco che la scritta manicomio è fuori, non Sì. dentro. Alla fine sono quelli, tra virgolette, che vedono sbagliato, che danno del matto a quello che invece vede tutto, ma siccome la lotta è 1 contro 1000, a quel punto e lì c'è anche l'aspetto, quello che dicevi tu, sei ancora viva perché l'hai negato, cioè alla fine è più facile. Tu, basta omologarti, segui il flusso, segui la corrente per come va in maggioranza e te stai fresca come una rosa, cioè non ti tocca nessuno. È più facile, molto più facile. Però in realtà quando il tuo dono ce l'hai lo puoi negare finché vuoi, ma poi prima o dopo lo devi tirar fuori, no? Nella Sì. maniera giusta. Perché Constantin non l'ha negato e l'ha utilizzato nella maniera sbagliata. Perché io esorcizzo le bambine e in realtà lei invece l'ha negato per non poterlo utilizzare, alla fine entrambi però sono stati costretti a cambiare e utilizzare il proprio dono, quel talento famoso di cui si parla anche nella parabola dei talenti, che ti è stato dato e lo devi utilizzare, se no È è molto lì che bello, andrebbe usato anche nell'attualità, perché a differenza di quello che può sembrare Dio, Satana, Lucifero, gli arcangeli, cioè sembra un film che possa essere molto basato sull'etica, sull'ideale, in realtà manco per niente, cioè è molto pragmatico, cioè quel discorso appunto delle regole, impara le regole e gioca secondo le cioè, e sfruttale a tuo vantaggio, cioè, non per fare del male agli altri. Se per esempio lui qui ne trae un vantaggio, ma non ne esce come giudicato male, anzi, ne escono alla fine sconfitti tutti quelli che non hanno imparato le regole, che non le hanno sapute usare. E forse questo anche nella vita di tutti i giorni dovrebbe insegnarci un po' di più a essere un po' meno fanfaroni, idealisti da salotto e molto più invece pragmatici. Cioè, se vogliamo vincere e se vogliamo fare una battaglia, forse è il caso che impariamo prima le regole del gioco, perché sennò ma ti in siedi a giocare a effetti briscola, non sai come si gioca a briscola, è un casino. Cioè, puoi essere anche, puoi avere ideali altissimi, ma anche in questo discorso delle regole, quando prima ho detto, no, che lui gli toglie il trischele dal collo e gli dice questo non ti serve, e quindi lui in realtà non era più protetto, ma non era più protetto per un motivo, perché Constantin gli dice una frase molto importante, cioè ti tolgo questo, non ti serve perché. Lui gli dice questo: ascolta l'etere.
e se c'è qualcosa di strano dimmelo. Quindi se tu ti colleghi alle vibrazioni più elevate, ai tuoi spiriti guida, poi ognuno lo può, al tuo sé superiore, in realtà non hai bisogno di protezione, perché la protezione sei tu stesso, solo che il padre non l'ha utilizzata. Quindi cosa c'è? Mi togli l'amuleto, io non sono più protetto. Quindi anche qua la mancanza di fiducia in se stessi in realtà. Perché anche lì ascolta l'etere, non è stata una frase, io mi ricordo, sono tornata indietro 2 o 3 volte a riascoltarmela quella frase lì. Poi ho detto: "È interessante". A parte che nessuno ti dice ascolta l'etere, ti dice ascoltati, ascolta la tua anima, il tuo sé superiore. Lì invece ho proprio utilizzato l'etere, che l'etere è Akasha. Quindi anche lì è un aspetto, secondo me è stata una cosa molto sottile che è stata inserita. Evolutiva. Allora, Sì. come tarocchi, io ho inserito questo che è il sacrificio che lui fa, che fa a un certo punto, che è una scena clou, che è proprio il cambio di stato del personaggio e della storia, ma secondo me è molto più significativo. Io non adotterei questo tarocco come, anche se apparentemente questo, ma un altro. Secondo me il film è questo tarocco, il giudizio. Il giudizio perché è proprio un cambio di stato, un risveglio, un cambio di consapevolezza per accedere, qui vediamo appunto l'angelo, che potrebbe essere Gabriele, un cambio di stato per accedere anche a una redenzione, quella che Costantina a un certo punto, quando realizza quelle sue potenzialità, per accedere a un nuovo livello, una nuova rinascere, praticamente rinascere con una nuova persona e essere aperto a nuove opportunità. Ma infatti, uscendo dal contesto poi tarocchi, utilizzando il giudizio nella nostra accezione solita, il film ti dice proprio non giudicare niente, perché in realtà a volte ciò che pensi che sia male è bene, ciò che pensi che sia bene è male e viceversa, no? Cioè è tutto improntato proprio su questa cosa, sull'uscita anche da quello che è il giudizio per come lo intendiamo noi nell'accezione comune, per giungere al giudizio ad un'ottava molto più elevata, insomma. Ecco, Anche questo è. sulla simbologia, il giudizio e la giustizia, cioè vengono sempre quasi sempre rappresentati da una bilancia, una libra e una spada solitamente. Nelle 2 mani c'è una bilancia e una spada, e Esatto. non a caso, se si va a vedere molte sculture, statue, dipinti di Gabriele, Raffaele e Michele, vengono quasi sempre rappresentati almeno con una spada, e in alcuni casi con una spada e con una bilancia, e quasi sempre stanno combattendo, appunto, ce l'hanno quasi sempre sotto il piede, con quello che viene raffigurato come il diavolo. Quindi anche qui torna parecchio, cioè il tema dell'equilibrio penso che l'abbiamo Ma infatti Papa declinato in ogni Midnight. salsa, quello della spada peggio mi sento, quindi diciamo che penso che ritorni non a caso anche quella simbologia molto forte. Ma infatti Papa Midnight cosa dice? Ho giurato neutralità, lui non si schiera né da una parte né dall'altra, e poi gli dice i demoni stanno all'inferno e gli angeli stanno in cielo. È la politica di distensioni tra le 2 superpotenze. Finché l'equilibrio è rispettato, io non prendo posizione. In realtà poi l'equilibrio non è più rispettato e allora cosa fa? Constantine lo riequilibra da solo, tanto più che c'è Angela che quando lui decide, tra virgolette, di farsi giustizia da solo, che gli dice ma tu non potresti insomma fare quello che stai per fare. E lui gli dice il sangue misto ha inclinato la bilancia quando ho ucciso i miei amici, sto solo aggiungendo dei contrappesi. No, io non mi faccio giustizia, metto solo un qualcosina lì, no? E Cioè, anche questa ce la perché? siam persa però.
Papa Midnight, il Papa Papa Nero, Midnight. che in teoria dovrebbe essere quello che fa finire il mondo, e qui è tutto al contrario, perché il Papa Nero è quello che garantisce invece l'equilibrio e lo Esatto. fa andare avanti. Bellissimo, anche lì ci sarebbe veramente... Ha giocato su tutto il film così il Sì, regista, ha è stato giocato per molto tutto il film, in ogni millimetro del film c'è sempre la stessa cosa, è bellissimo. Poi c'è anche una cosa sul peso dell'anima, un po' tipo la pesa, Egizi. perché con questa frase è un esempio, ma anche quando Lucifero a un certo punto l'anima di Costantin diventa più sostanziosa, diventa sempre più pesante. Quindi mi vengono in mente gli egizi con la loro bilancina che pesavano, e non solo gli egizi, pesavano l'anima. Sì, infatti. ha giocato veramente in maniera divina, secondo me, il regista, per usare un termine fuori. È stato È veramente bravo. sì, molto bello, un film, devo dire che anch'io non lo conoscevo ma non l'avevo mai visto, quindi ovviamente ringrazio Marco per questa idea di Ed è questo film, stato, ed è stato che per anche la seconda bravo. volta abbiam parlato di Diavolo e di Keanu Reeves, insomma, quindi Mi sa Sì. che A me la faremo- cosa che è piaciuta molto di questo film, che era penso lo stesso motivo per cui non l'aveva visto Serena, io odio i film horror, nel senso che proprio mi fanno paura, quindi dico, ma perché devo utilizzare del tempo, magari pagare pure per farmela da... Cioè, non ci ho mai... Invece questo film, pur trattando di esorcismi, facendoli vedere in diretta, demoni, non mi ha trasmesso nessun tipo di paura. Non so se avete avuto la stessa sensazione, ma a me di solito sono cose a che parte un terrorizzano paio di abbastanza. scene quando facevano vedere la bambina all'inizio, poi per il resto no. Per il resto no. È All'inizio stato è bravo, è sembrato un stato vero bravo. esorcismo, cioè è stato Eh, molto bello e proprio per quello, cioè fatto molto bene, per quello io però poi per il resto sì, non trasmetteva questo tipo, cioè cioè, ha era come messo per scene dire: "No, è tutto fortissime. tranquillo". Sì, Esatto, ha messo scene veramente forti, quasi al pari, la prima parte quasi al pari dell'Esorcista. Eppure, chi ha visto l'Esorcista se lo ricorda solitamente per i 2 o 3 mesi a seguire. Questo film invece, cioè, nonostante avesse immagini veramente forti, anche non mi ha trasmesso nessun tipo Perché di secondo paura, e me questo mi è piaciuto, per come l'obiettivo son non era fatto quello io. di creare paura come è in un film horror, ma era: Esatto, ti spiego alcune cose. E quindi in esatto. realtà poi la percezione, è diversa, almeno insomma questo è il mio E anche sentire, come qui lo bravo percepisco bravo al io. regista, perché non è facile. Esatto. Provate a fare un film con una che s'arrampica sul soffitto con la faccia da demonio e tutto, e a non trasmettere paura non è la cosa più semplice del Sì. mondo. Quindi è stato bravo. Non so come, ma probabilmente con le musiche, con tutto il Tra testo. l'altro so che non so se ha vinto l'Oscar o se è stato comunque era candidato all'Oscar proprio per la colonna sonora. Ah, E forse quindi per la probabilmente ha colonna giocato sonora. molto su quello. Io non mi sono soffermato sulle musiche, però è stato Non so se probabilmente molto bravo a compensare con quello, perché le scene ma e le immagini sono forti. ma in effetti, sulla colonna sonora io non mi ci sono mai focalizzata, proprio perché comunque la trama del film ti lasciava focalizzato su quello e secondo me anche questo è buono perché se tu rimani focalizzato sul film invece che sulla colonna sonora, la colonna sonora va ad amplificare quello che è il film stesso, perché il contorno di cui tu non ti rendi conto, ma che in realtà ti sta trasmettendo delle vibrazioni ben precise. E ripeto, non so se è questo film o se mi confondo con un altro, però secondo me è questo. Ripeto, non so se ha vinto l'Oscar o è stato candidato all'Oscar proprio per la Se lo colonna sarebbe sonora. meritato. Infatti. Bene, siamo Bene, in allora, conclusione. come diceva Pierri, non è finita né la saga del diavolo né la saga di Keanu Reeves, in realtà. Faremo anche la sagra di Keanu Reeves, La sagra. dove la organizziamo. È bravissimo, è bravissimo. Penso che insieme a Denzel Washington sia sicuramente uno dei 2 attori miei preferiti. Non so se
corrisponde in gusti anche tra di voi, ma tra lui e Denzel Washington penso che siano due mostri assoluti da questo punto di vista, quasi quanto Al Pacino e non mi viene l'altro nei film action e così. Robert De Niro. Robert De Niro e Al Pacino nei film invece action, nei film, cioè, sono veramente due mostri sacri assoluti. Sì. Infatti uno dei film più belli è stato proprio Hit, la sfida, dove ci sono De Niro e Al Pacino. Bellissimo. Spettacolare, esatto. Bellissimo. E si potrebbe fare qualcosina anche su quello, magari chiediamo se ci fanno sapere, se interessa, se no proseguiamo sulla sagra. Siamo sull'onda di questi due aspetti. Ma arriviamo, insomma, almeno l'idea è quella di andare avanti, no? Quindi. Belli, bravi veramente. E tra l'altro non a caso sono due, Keanu Reeves e Denzel Washington, che anche nella loro vita sono mica due robine, eh? Se uno si va a vedere, a leggere la loro biografia, la loro storia, è tanta roba. Cioè, quindi non penso che sia un caso. La madre di Denzel Washington, il giorno che lui ha vinto l'Oscar, e ha detto sì, ok, hai vinto l'Oscar, però adesso porta giù le immondizie. Cioè, non montarti la testa perché hai vinto l'Oscar. Grande persona, grande come il monaco illuminato che spazzava il giardino. Esatto. Grandissime persone, davvero grandi persone, oltre che grandi professionisti. Allora, saluti a tutti e visto che c'è tanta carne al fuoco, vi aspettiamo nella prossima puntata, che dovrebbe esserci un ospite speciale. Buona serata a tutti. Però noi, siccome siamo democratici, anche se c'è tanta carne al fuoco, possono venire anche i vegani, non siamo aperti a tutti. Scherzo, ovviamente. Era un messaggio subliminale per me, vero? Molto subliminale. Buona serata a tutti.